Oggi entriamo finalmente nel vivo con la serie sugli appostamenti al tramonto. Mi sembra che la presenza dei cinghiali sia evidente, a dir poco evidente. Chi avrebbe detto che già stasera avrei trovato dei soggetti da fotografare e da riprendere? In questo caso si tratta di un branco di cinghiali. È stato interessante, ecco, poter osservare questo genere di interazioni. Finalmente è arrivato il momento di iniziare questa nuova avventura, dando il via al progetto sugli appostamenti al tramonto. Un progetto che mira a raccontare e a documentare le specie che, con l'arrivo dell'imbrunire, si svegliano attivandosi, andando alla ricerca di cibo o altro. Nelle settimane scorse ho tentennato, aspettando il momento giusto per registrare questo video. D'altronde volevo le condizioni perfette per iniziare questo progetto a cui tengo davvero molto, siccome è la prima serie che porto qui sul canale. Prima di partire con questa avventura che mi porterà a esplorare anche posti nuovi, ho deciso di iniziare con un'accurata pulizia della mia attrezzatura, così da evitare eventuali problematiche sul campo. Una volta finito è arrivato il momento di sistemare tutto all'interno del mio zaino fotografico. A questo punto è arrivato il momento di passare alla pulizia e all'ingrassaggio dei miei ormai usurati scarponi. Via con una spazzolata. Ultimata la fase di spazzolatura, passiamo all'ingrassaggio.
così da proteggerli dal sole e eventualmente dovesse cambiare il tempo, dalla pioggia. Oggi entriamo finalmente nel vivo con la serie sugli appostamenti al tramonto. Sul canale è già presente un video di introduzione a questa serie. Non voglio perdermi troppo in chiacchiere perché rischio di ripetermi, quindi se avete delle curiosità o volete saperne di più in merito, vi rimando al video di introduzione a questa serie. Mi trovo in un luogo ormai familiare a chi segue il mio canale da un po' di tempo. Infatti in questa serie di piane contornate da faggete ho già girato diversi video ed è un posto davvero bello e interessante, ed è un posto secondo me molto promettente per un progetto del genere, ovvero degli appostamenti fatti in orari crepuscolari. Mi trovo qui per vedere se riesco a trovare delle tracce e magari dei segni che possono indicare la presenza di animali selvatici. Ovviamente voglio controllare la zona che riguarda appunto le piane, ma non voglio limitarmi solamente alla zona limitrofa alle piane, ma voglio anche approfondire un pochino le faggete che contornano quest'ultime. Spero sinceramente di trovare già da subito tracce interessanti, anche perché mi è rimasto poco tempo per girare la serie. Purtroppo ho dovuto rimandare per un po' di tempo per via di altri impegni, quindi quello che farò sarà sbrigarmi e cercare appunto di individuare dei posti dove poter girare questa serie e magari ottenere dei risultati in breve tempo. Purtroppo non ho molto tempo per esplorare e monitorare i vari posti in cui voglio girare questa serie, quindi quello che farò sarà limitarmi ad andare in posti che già so essere frequentati, così da non dover andare avanti con un monitoraggio troppo approfondito. Infatti non metterò nemmeno fototrappole, ma sarà un po' una buona alla prima, se vogliamo usare appunto questo termine. Per esempio oggi, se non troverò nulla di interessante, quello che farò sarà ovviamente tornare in questo posto, perché comunque è un posto che merita, un posto bello, però magari non venirci a girare un episodio della serie. Quindi tutto sta a vedere come prosegue questa giornata, se riuscirò a fare degli incontri interessanti, più che altro se riuscirò a trovare tracce e segni della presenza di animali. Magari l'ideale sarebbe anche capire quali specie bazzicano la zona. Non mi spingo appunto a dire di riuscire a fare qualche incontro, magari riuscire già a fare qualche scatto, perché sarebbe chiedere troppo, però già riuscire a capire quali specie bazzicano la zona e magari già capire il punto migliore in cui appostarmi sarebbe già una cosa ottima. Mi sembra che la presenza dei cinghiali sia evidente, a dir poco evidente. Una cosa che voglio specificare e che secondo me è importante è che mi trovo qui in un orario abbastanza interessante, e soprattutto l'orario in cui poi dovrei venire a fare appunto l'appostamento per la serie, perché sono le 4:30, però diciamo che mi tratterrò qui fino al tramonto, proprio per monitorare la zona nell'orario migliore, nell'orario in cui poi spero di poter fare qualche foto quando verrò ad appostarmi. Nonostante non avessi tante speranze di trovare già quel giorno stesso qualcosa, ecco che una sorpresa molto gradita si è palesata dal lato opposto della piana.
Cerco di avvicinarmi. Il vento soffia verso di me. Un'ottima notizia. Il mio odore non dovrebbe raggiungerli. Confido nella scarsa vista dei cinghiali. Diciamo che il loro olfatto potentissimo potrebbe giocarmi un brutto scherzo, mentre la vista non è proprio il loro forte. Eppure sono sicuro che si siano accorti di me in qualche modo, ma sanno che non sono una minaccia. Non so, sembrano davvero indaffarati nella ricerca di cibo. È davvero interessante e emozionante assistere all'interazione tra questi splendidi animali, molto spesso fraintesi e denigrati.
Chi l'avrebbe detto che già stasera avrei trovato dei soggetti da fotografare? In questo caso si tratta di un branco di cinghiali. È davvero interessante poterli osservare, anche perché sembrano completamente indifferenti alla mia presenza. Credo che comunque si siano accorti di me, perché ho visto che guardavano nella mia direzione, però presumo che non mi ritengono una minaccia e per questo non scappano. È davvero interessante. In mezzo al branco ci sono dei soggetti con un manto molto chiaro, chiazze bianche addirittura, quindi presumo che siano comunque soggetti ibridi con maiali domestici. È un qualcosa che accade, anche perché in queste montagne ci sono diversi allevamenti di maiali, quindi è probabile che siano entrati in contatto con dei maiali domestici e questo sia il risultato. Non è una cosa bellissima da vedere, perché comunque si tratta di un'ibridazione che può portare a diverse conseguenze negative, come lo svilupparsi di patogeni e altre malattie che possono, colpire gli animali domestici, ma anche gli animali selvatici. E questo non è un qualcosa di positivo, non è uno scambio assolutamente vantaggioso per entrambi. Se stanno andando piano piano in maniera molto molto tranquilla, quindi voglio allontanarmi in modo molto silenzioso, in modo da non farli scappare. Adesso prenderò la mia attrezzatura, il mio zaino fotografico insieme al mio teleobiettivo e piano piano mi dirigo lungo il sentiero principale in modo da non infastidirli. Quello che voglio fare è continuare lungo il sentiero principale e arrivare alla faggeta di dopo, perché loro piano piano si stanno infilando nella faggeta che si trova proprio davanti a me e che poi esce, dove si trova l'altra piana. Quindi, se i miei calcoli sono esatti, percorrendo il sentiero principale dovrei trovarmeli di nuovo davanti a me. Quindi voglio assolutamente provare, però voglio fare tutto in maniera silenziosa, senza che si spaventino e senza che la mia presenza li disturbi, anche perché se appunto riesco a individuarli anche nella piana successiva, se tutto va bene dovrei trovarli ancora più vicini e ancora più in una zona aperta, quindi magari potrei osservare delle interazioni interessanti. Loro stavano pascolando proprio su questa parte qui, poi piano piano si sono spostati lentamente sempre più avanti e si sono infilati dentro questa faggeta. Come potete vedere si tratta di un pezzo, però in realtà poi dall'altra parte si trova l'altra piana, quindi se riesco a fare in tempo percorrendo questo sentiero dovrei trovarmeli proprio davanti. Spero di riuscirci. Adesso tocca solamente prendere di nuovo l'attrezzatura e incamminarmi. Sono davvero emozionatissimo e sono molto felice. Devo dire che non avrei mai pensato di ottenere un risultato già stasera. Sono davvero molto molto felice. Non so che dire, veramente. Sono emozionatissimo. Vedere un branco di cinghiali così grande, composto da così tanti elementi, di età diverse, di anche rango diverso. Ho potuto notare delle femmine più anziane, delle femmine più giovani, dei maschi molto 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 giovani, addirittura degli striati, quindi dei cuccioli appena nati, È davvero davvero interessante. In mezzo veramente c'erano cinghiali di tutte le età, dagli striati ai cinghiali col manto bruno,
molto molto giovani, però non più cuccioli, alle femmine giovani fino alle femmine più anziane. In mezzo sicuramente c'era la matriarca ed è davvero interessante poter osservare le interazioni. Addirittura ho potuto assistere a uno scontro tra due individui, tra due femmine adulte, e questa cosa è stata molto molto emozionante. Purtroppo non ho potuto riprendere la situazione con un video, che era la cosa migliore per me, perché non avevo il cavalletto. In realtà ho il cavalletto ma non ho la testa video e quindi era praticamente inutilizzabile. Quindi ho optato per le foto, però spero di poter assistere a una scena simile quando tornerò per la serie, perché sicuramente sarò più attrezzato, avrò il microfono, avrò la testa video e sicuramente potrò portare delle riprese fatte decisamente meglio e in maniera più professionale. Ora provo a continuare a camminare lungo il sentiero, magari la serata potrà regalarmi qualche altra sorpresa a livello fotografico. Adesso continuo e ci vediamo lungo il sentiero. Procedendo lungo il sentiero sento i cinghiali all'interno della faggeta, quindi probabilmente quello che avevo pensato si sta rivelando giusto. Infatti più mi sposto in avanti, più sento anche i cinghiali che si spostano, quindi probabilmente me li ritroverò più avanti. Quello che voglio fare è anticiparli in modo da potermi nascondere e essere meno visibile e soprattutto potermi preparare in modo da fare foto e video più stabili. Ho sentito stanno vicinissimi, devo fare veramente tanto piano e devo cercare di camminare sul brecciolino senza fare rumore, una cosa che devo dire abbastanza difficile.
Qui mi trovo decisamente troppo scoperto. I cinghiali dovrebbero uscire da questa faggeta qui, più o meno dove si trovano gli ultimi alberi lì. Qui sono troppo scoperto e potrebbero notare molto la mia presenza e potrei infastidirli. Quindi quello che voglio fare è dirigermi alla fine del sentiero, quando poi inizia la parte all'interno della faggeta. Lì avrò le spalle coperte e sicuramente troverò un posto dove accucciarmi e aspettare che i cinghiali escano sulla piana. Sto tenendo l'action cam in mano, non posso prendere l'altro cavalletto perché farei decisamente troppo rumore. Sto continuando a camminare, è davvero una serata un po' particolare perché sono molto gasato da questo branco di cinghiali che stasera mi sta concedendo la possibilità di riprenderlo e di fotografarlo, però allo stesso tempo non sono al top fisicamente, quindi diciamo che il forte caldo e il sentiero con il brecciolino, che comunque è abbastanza faticoso da percorrere, soprattutto quando si cerca di non fare rumore. Ecco, queste due cose insieme mi stanno un attimo mettendo alla prova, però devo cercare piano piano di arrivare sul posto senza fare rumore e cercando di non attirare l'attenzione. Sono quasi arrivato, adesso vi faccio vedere dove ho pensato di aspettarli. Eccoci arrivati finalmente, sono davvero stanco, ho già portato un sacco di attrezzature dietro e quindi sono anche abbastanza appesantito, ma va bene così. In realtà volevo appostarmi vicino a quella macchia, però da lì avrò difficoltà a inquadrare i cinghiali, siccome si trova un pochino più in alto e... Ok, è passato un colombaccio vicinissimo, ho perso un'occasione. Quindi ho deciso di aspettarli proprio qui a bordo strada. Adesso mi sistemo e poi vi spiego anche il motivo per cui sono riuscito ad avvicinarmi così tanto a questo branco di cinghiali. Mi sono preso giusto un attimo di tempo, anche perché li sento camminare, ma stanno ancora all'interno della faggeta. Anche se lontani fanno un casino incredibile, quindi possono sembrare vicini ma in realtà sono abbastanza distanti. Diciamo che sono sicuro al 99% che sbucheranno su questa piana, concedendomi degli ultimi scatti di fine giornata. Però nel frattempo vi voglio un attimo raccontare del motivo per cui sono riuscito ad avvicinarmi così tanto a questi cinghiali. Diciamo che notoriamente il cinghiale non ha una vista eccellente, anzi di giorno è praticamente quasi cieco, quindi fondamentalmente il fatto di essere vestito comunque con colori poco sgargianti e il fatto di aver camminato accucciato a terra e comunque essermi addirittura steso a terra ha fatto sì che risultassi poco appariscente, soprattutto appunto per degli animali con una vista non proprio ottimale. Un altro vantaggio notevole è stata l'assenza di vento, anche se soffiava una leggera brezza che veniva verso di me, quindi il mio odore non è arrivato ai cinghiali. Diciamo che il fattore che poteva farmi scoprire era proprio l'olfatto del cinghiale, perché è molto sviluppato, molto di più rispetto al nostro. Quello sì, poteva essere un problema, però sono stato fortunato. Adesso il vento si è praticamente fermato completamente, quindi a parte appunto il vantaggio del non far arrivare il mio odore ai cinghiali, c'è anche il vantaggio che si sentono tutti i rumori all'interno della faggeta e quindi riesco a capire quanto distanti sono i cinghiali da me, e questo è un vantaggio perché ho il tempo di prepararmi e capire quando è arrivato il momento di
ecco, aguzzare la vista e essere pronto a scattare. Adesso voglio prepararmi perché userò lo zaino come appoggio, in modo da avere delle riprese nettamente migliori. Dai, è arrivato il momento di sistemarci.
piano piano, senza fare troppo rumore, perché in realtà i cinghiali stanno ancora in zona, quindi non vorrei assolutamente spaventarli. In questo momento li riesco ancora a vedere, però sembra che se cammino lentamente non mi notano. Scusate ovviamente se ho parlato a bassa voce per tutto il tempo, ma oggettivamente non potevo assolutamente alzare il tono della voce, perché sicuramente non sarei riuscito a fare quello che poi ho fatto. Sono davvero felice, davvero tanto felice. Continuo a camminare, eppure mi sento osservato. Tra l'erba scorgo un movimento rapido. Aguzzo la vista e noto una piccola venatura rossastra tra l'erba. Ed ecco l'ultimo regalo di un sorprendente pomeriggio. Non sono riuscito a fotografarla bene, ma questa piccolina mi ha fatto salire il cuore in gola dall'emozione e per questo la ringrazio. Ci rivedremo presto e la prossima volta sarò pronto. Riuscirò a farti una bella foto, sperando di riuscire a camuffare la mia presenza. Nel frattempo ti chiedo solo di mantenerti lontano dall'asfalto. Ho visto troppe volpi come te sul ciglio della strada, sottratte alla vita dalle auto che troppo spesso corrono lungo questi tornanti. Vivi serena qui, protetta dal bosco. Io cercherò di essere uno spettatore rispettoso. È terminata, io sono arrivato alla macchina quasi, diciamo che mi sto prolungando ancora un pochino nella faggeta, giusto per vedere se riesco a sentire qualche cosa di interessante. Come potete vedere ormai è notte, quindi ho messo dentro lo zaino l'attrezzatura fotografica. Devo dire che la giornata di oggi è stata davvero proficua, è stato emozionante perché ecco, ho potuto osservare delle interazioni che non mi era mai capitato di osservare prima. Come è stata non la prima, ma una delle rare volte in cui ho visto individui con il manto bianco, a chiazze bianche appunto, un segno di ibridazione. Questa è un'altra cosa interessante, meno piacevole, però allo stesso modo è stato interessante. La volpe è stata la sorpresa finale, anche se non sono riuscito né a fargli un video né a fargli degli scatti interessanti, siccome l'ho vista veramente di sfuggita mentre scappava. Sono sicuro che la ritroverò e quindi non vedo l'ora di tornare. Alla fine la cosa più importante è che abbiamo attestato il fatto che qui vale la pena girare non solo un episodio, ma ben 2 della serie Appostamenti al tramonto. Uno lo voglio girare appostandomi in una zona limitrofa alla piana, mentre l'altro episodio lo voglio girare nella faggeta, in modo da coprire zone diverse. Quindi ben 2 episodi. Devo dire niente male, a parte le foto, è stato interessante anche proprio poter essere sicuro di girare 2 episodi in questa zona.
Io sono arrivato alla macchina, adesso carico tutto dentro e torno a casa. A casa scarico le foto e i video che ho realizzato oggi, così libero la scheda SD. Sicuramente nei prossimi giorni girerò qui il primo episodio della serie Appostamenti al tramonto. Successivamente girerò anche l'altro, sempre in questa zona, però spostandoci nella faggeta. Non vedo l'ora, sono davvero emozionato. Non vedo l'ora anche di poter usare la testa video e il microfono. 2 cose che devo dire mi sono mancate oggi, sia per quanto riguarda la testa video, per la stabilizzazione, sia per il microfono, perché oggi sarebbe stato interessante registrare dell'audio in cui appunto si sentivano i vari richiami dei cinghiali, anche perché veramente facevano un rumore assurdo. Non so se col microfono integrato della mia R6 sono riuscito a captare qualcosa, ma male che vada, la prossima volta che torno a fare l'appostamento porterò il microfono della Rode, così da avere un risultato decisamente migliore. Davvero bello, il bosco di notte è una cosa davvero magica. Io vi saluto, ci rivediamo con il primo episodio della serie Appostamenti al tramonto. Alla prossima!